La nostra mente si muove attraverso un semplice principio che possiamo comunemente chiamare bastone carota, o meglio, l'equilibrio tra piacere e dolore. Nella nostra vita andiamo sempre a ricercare questo tipo di equilibrio, o meglio, il nostro ego, la nostra mente va a ricercare questo tipo di equilibrio. Un equilibrio tra una forma di piacere e una forma di dolore, anzi spesso questo piacere va ad equilibrare il dolore. Vi faccio degli esempi molto semplici. Una relazione che non ci fa stare poi così bene e che nello stesso tempo ci porta delle agevolazioni, oppure un lavoro che non ci piace e nello stesso tempo ci porta ad una forma di guadagno, un'amicizia che non è proprio il massimo e che comunque ci permette di non stare da soli. Questo equilibrio bastone e carota ci porta a non uscire mai dalla nostra zona di comfort. Come possiamo uscire dalla zona di comfort? Possiamo uscire dalla zona di comfort proprio quando l'universo, il divino o l'essenza più profonda che è in noi ci porta a sbalzare fuori da questo bilanciamento. E come accade molto spesso? Accade nel momento in cui non c'è più il piacere e non c'è più la carota. Vi faccio un esempio: un marito che picchia la moglie da anni e lo fa e nello stesso tempo la riempie di regali, la riempie di coccole, la porta fuori al ristorante, la fa vivere nell'abbondanza, in una bella villa, nella ricchezza e così via. E qui c'è un equilibrio, bastone, carota, piacere e dolore. Ad un certo punto il marito non fa più questi regali alla moglie, non la fa più vivere nell'abbondanza perché magari improvvisamente perde i soldi e però continua ad alzare le mani a lei. A quel punto la moglie va dalla polizia e lo denuncia e quando arriva la polizia dice: da quant'è che avviene questo? La moglie risponde: da 20 anni. E la polizia chiede: perché sei venuta soltanto adesso? Perché ora non ce la facevo più. Perché ora non ce la faceva più? Perché non aveva più la carota. E nel momento in cui non hai più la carota, tutto crolla, la zona di comfort decade. A volte l'universo ci aiuta facendo crollare questo equilibrio per far sì che noi possiamo andare oltre. La nostra mente è creativa, la nostra mente crea e a volte questo piacere, questa carota, la creiamo anche solo che mentalmente. E vi faccio un altro esempio: una relazione che non ci soddisfa più, che non ci appaga più a livello sessuale, ad esempio, la nostra mente che produce pensieri creativi che vanno a compensare il dolore. Quindi una donna che magari sta da 10 anni con il marito, non sente più attrazione fisica, non prova più piacere nel momento in cui avviene l'atto sessuale, con la sua mente va altrove, con la sua mente crea delle scene immaginarie, con la sua mente crea una scena dove sta facendo l'amore con qualcun altro o in un altro modo, in un'altra situazione e così via, e anche qua si crea il principio bastone carota, piacere dolore. E quindi mi faccio andare bene questa relazione che ha delle mancanze e nello stesso tempo fantastico con la mente, quindi vado a mantenere il mio equilibrio. Quando è che crolla tutto questo? Quando mi rendo conto che questi pensieri sono un'illusione e quando mi rendo conto che magari quello che sto fantasticando non è quello che davvero vorrei, e allora a quel punto smetto di pensare a quelle cose e come per magia crolla anche magari la mia relazione, perché non c'è più quell'appagamento illusorio che mi ero creato, che mi ero creata. La nostra mente è creativa e quando il mio pensiero non è funzionale verso un qualcosa di utile per me, il mio pensiero va a soddisfare i miei bisogni fondamentalmente. Quindi il mio pensiero può creare ciò che la mia anima vuole per me, quello che possiamo chiamare la mia missione, quello che posso chiamare il mio obiettivo, la mia mission, il mio path nella mia vita, oppure può creare delle soddisfazioni di bisogni. In ogni modo la mente crea continuamente e quindi io posso scegliere di dirigere i miei pensieri in creazioni funzionali e quindi vado a scegliere
quello che voglio visualizzare, quello che voglio nella mia vita e quello che visualizzo va poi a creare la mia realtà e quindi vado in direzione di quella realtà. Oppure la mia mente può fantasticare qualcosa di immaginario che magari non vorrei neanche nella mia realtà, non mi interessa neanche, semplicemente mi serve per distrarmi dal dolore, per distrarmi dal bastone, per distrarmi da un'insoddisfazione. E spesso in coaching mi arrivano donne che mi dicono: "Ah, io fantastico ad esempio su una certa persona, su una certa donna, su un certo prototipo di donna e così via", e poi mi dicono: "Ma in realtà io nella vita reale non la vorrei neanche quella persona". E perché allora la immagini? Perché ti serve per andare a compensare una situazione che non ti fa stare bene. E se non avessi quell'immaginario, se non avessi quella vita parallela in astrale, non riusciresti a contenere questa. Il punto è che è un'illusione e quando vedi che la tua mente inizia a creare una sorta di vita parallela nell'immaginario, fatti due domande e inizia a chiederti come mai ho bisogno di crearmi qualcos'altro che sia così diverso da quello che sto vivendo adesso. C'è un film che ti consiglio di vedere di Leonardo DiCaprio, si chiama Inception e parla proprio di questo e in una versione estrema fa proprio vedere quello che accade quando la realtà che stiamo vivendo non è accettata dalla nostra mente e quindi andiamo a creare una realtà parallela. Questo può avvenire quando avvengono dei grandi traumi o appunto qualcosa che non riusciamo ad accettare e quindi andiamo proprio a crearci un'altra realtà dove siamo magari ancora con quella persona, ancora in quella situazione e così via. E nello stesso tempo, scusatemi per il vento, la pecca di essere in un'isola tropicale, e nello stesso tempo questo avviene anche nel nostro quotidiano quando non ci piace quello che stiamo vivendo. Quindi quando vedi che la tua mente inizia a fantasticare altrove e quindi sei in una relazione ne fantastichi un'altra, sei in un lavoro ne fantastichi un altro, sei in un luogo e ne immagini un altro ancora e così via, inizia a chiederti come posso unire il mio immaginato e il mio vissuto, perché poi è quello che ti rende davvero soddisfatto e fiero della tua vita, perché quando arriverai all'ultimo giorno della tua vita non sarai soddisfatto dei tuoi pensieri, delle tue immaginazioni, ma sarai soddisfatto di quello che effettivamente hai vissuto in questa vita. E se quello che hai vissuto in questa vita è così diverso da quello che hai immaginato, da quello che avresti voluto, da quelli che potevano essere i tuoi sogni nel cassetto quando eri un bambino o un adolescente, non sarai poi così soddisfatto alla fine di questa vita, alla fine di questa incarnazione. Quindi il pensiero creativo è funzionale nel momento in cui poi ci muoviamo in direzione di quel pensiero. E quindi penso una cosa, mi visualizzo in un'isola tropicale e poi mi muovo in direzione di quell'obiettivo, vado in quella direzione, compio delle azioni che mi portano ad arrivare lì. Se io invece ogni giorno mi trovo in un posto che non mi piace, mi visualizzo in un'isola tropicale e questo mi fa mantenere nella mia illusione, nella mia zona di comfort, nel mio bilanciamento bastone carota, ad un certo punto sarò vecchio, mi guarderò indietro e dirò: cavolo, ma io volevo stare in un'isola tropicale, non voglio essere in periferia a Milano, per dire. Ok? Quindi cerca di capire quando un pensiero è creativo perché ti sta portando in una certa direzione e quando un pensiero è creativo perché ti sta mantenendo in un'illusione. Il primo è sano, ti porta a crescere e come dicevo in un mio post su Instagram qualche giorno fa, tutto ciò che è creato prima è stato immaginato, prima è stato visualizzato, prima è stato desiderato e quel pensiero è creativo ed è funzionale perché è ciò che ci fa muovere, che ci fa cambiare, che ci fa trasformare, che ci fa ottenere i nostri obiettivi e che ci fa andare in direzione della nostra mission. Quando invece noti che un tuo pensiero semplicemente ti mantiene
in quella zona di comfort, e quando riapri gli occhi e vedi poi la tua realtà così com'è, ti viene solo una tristezza e ti verrebbe voglia di ritornare in quel pensiero creativo che semplicemente ti distrae, perché poi in realtà magari non è raggiungibile o non sarebbe davvero quello che vorresti. Allora fatti due domande e chiediti: come mai il mio immaginato è così diverso dalla mia realtà? E cosa posso fare per unire le due cose? Cosa posso fare per avere una vita più soddisfacente? Cosa posso fare per sentirmi ogni giorno più felice? E spesso nella nostra vita ci troviamo davanti ad un bivio. C'è quello che la società ci fa credere di volere, c'è quello che pensiamo sia nostro dovere, c'è quello che gli altri si aspettano da noi, e poi ci sono i nostri sogni, c'è quello che vogliamo davvero, c'è una vita meravigliosa, c'è una vita senza vincoli, senza limiti, libera. E sta solo a te scegliere in che direzione andare. E magari all'inizio può non essere facile uscire dalla zona di comfort, può fare paura buttare tutto all'aria. Non è impossibile, è possibile e dipende soltanto da te. E a volte l'anima arriva ad essere talmente stufa che genera delle malattie per farti capire che stai buttando all'aria la tua vita, per farti capire che, ehi, non è lì che vuoi stare, non è quella relazione che vuoi avere, non è quel lavoro che vuoi fare. E a volte ti arrivano dei messaggi facendoti perdere del denaro, a volte ti arrivano dei messaggi facendoti ammalare. Hai bisogno di arrivare a tutto questo? O puoi riuscire a vederlo prima? Puoi riuscire a vedere prima quello che davvero vorresti nella tua vita? Puoi guardare ancora una volta con gli occhi di un bambino il mondo e dire davvero cosa vuoi fare da grande, cosa vorresti essere, cosa vorresti diventare, e inizia ad andare in direzione di quello. Questa è una delle cose che principalmente facciamo in coaching e facciamo anche ai ritiri che svolgiamo qua in Thailandia, ma anche nelle coaching online, perché quando capisci dove vuoi andare, allora poi tutta la tua vita si muove in quella direzione. Quando invece ti adagi alla vita che hai soltanto perché qualcun altro te l'ha buttata lì su un piatto d'argento, o soltanto perché di conseguenza a un adagiarti sei arrivata lì, in uno stato di serenità, di pace, in uno stato di serenità, di pace, sappi che dentro di te c'è uno spazio che è sempre in pace, che è sempre nella gioia, che è sempre sereno. Devi soltanto riscoprirlo e viverlo. Un abbraccio. Namaste.